Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di febbraio 2025 e abbiamo la carta del Papa, amici del cancro. E di solito quando c'è il Papa si parla di un mediatore, si parla di una guida e si parla anche molte volte di un matrimonio o di qualche tipo di contratto che porti alla luce. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, ragazzi. Partiamo con un 10 di denari, un 2 di denari, asso di coppe, 5 di spade, 9 di pentacoli, abbiamo una regina di spade, un 8 di coppe e una regina di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' qual è l'energia generale del mese e dopo farò i vari esempi con single, non single, relazioni difficili e via dicendo. Partiamo da questo 10 di pentacoli che devo dire è una bella carta, è una carta che mi può parlare di un'unione che è appena avvenuta. Qui abbiamo un papa, è una carta che parla di riunioni familiari. Diavolo e giustizia. Datemi una carta per questo diavolo. 4 di pentacoli e luna. Allora, qualche cosa mi dice che state vivendo comunque, perlomeno molti di voi, stanno vivendo una situazione, anche se vogliamo di coppia, piuttosto che personale, dove in qualche modo ci sono come delle paure a cui siete attaccati e che soffocano, ragazzi, con questo diavolo. Può essere un tema legato a un contratto che avete, fortemente potrebbe essere il matrimonio, se siete sposati. Ci potrebbe essere una paura di cadere in tentazione o ci potrebbe essere proprio un tema legale qui. Andiamo avanti, andiamo a vedere questo 2, ok, di pentacoli. 3 di pentacoli. E re di spade. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 4 di coppe e un 9 di bastoni. Allora, io ho la sensazione che qualcuno, guardate, fate attenzione se vi capita di dover firmare dei contratti a febbraio, soprattutto inizio mese,
Perché io qui ho come la sensazione che si stia prendendo sotto gamba qualche cosa, è come se non si stesse vedendo qualche cosa. Può esserci un qualche desiderio di tipo egoico, che potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere il matrimonio, potrebbe essere, non lo so, la cena, qualche cosa che ufficializzi, mi viene da dire, qualche cosa che regolarizzi magari la relazione piuttosto che la situazione. Però in realtà qui sento che non avete tutti i dati a vostro favore, non... Allora, quello che mi viene da... perché avete diverse carte che qui mi parlano di ehm, lasciarsi un po' trasportare troppo, se vogliamo, dalla situazione. Io ho come l'idea che qui con questa regina di spade poi dobbiate riprendere un attimino in mano le redini del gioco. Non vi fidate al 100% di chiunque sia l'altra persona, perché magari questa persona vi dice, vi dà delle informazioni che pensa effettivamente essere vere, e quando magari a questa persona stessa le hanno detto delle cose che non sono vere. Quindi ragionate sempre con la vostra testa, cioè io ho come la sensazione che potrebbero cercare di plagiarvi nel mese di febbraio, di girarvi un po' la frittata. Mm? Andiamo a vedere il 5 di... E infatti ho anche il 5 di spade qui. Andiamo a vederlo. Sacerdotessa. E 6 di bastoni. 6 di bastoni è uno degli arcani minori del Papa. È come se ci fosse un'energia che ha bisogno di essere riconosciuta, è come se aveste bisogno di vederci chiaro. Perché vi dico, può anche essere, soprattutto che se siete in coppia, che l'altra persona stia un po' giocando. O sapete, quelle persone che scherzano e ridono sulle cose che voi fate notare e pare quasi vogliano sminuire quello che state dicendo. È come se ci fosse la tendenza a prendere le cose un po' sotto gamba questo mese, da un lato, che potreste essere voi o anche l'altra persona, e dall'altro lato questa troppa flessibilità, mi verrebbe da dire, troppa fiducia nei confronti dell'altro, troppo poco raziocinio. Qui avete bisogno di usare la vostra testa, il vostro senso di giustizia, senza farvi coprire gli occhi da quelli che potrebbero essere i desideri egoici, no? L'ego si identifica con il risultato, quindi il pensare di, non lo so, se io ho quella casa, se io ho quel matrimonio, la società mi vede in un determinato modo, invece magari è solo un'idea che vi siete fatti voi e non c'entra niente. Andiamo a vedere questo 9 di pentacoli. Devo dire che ci sono tanti pentacoli nella lettura. Allora, qui abbiamo un re di bastoni, un 5 di coppe, la temperanza e il giudizio. Quello che posso dirvi è di... Il Papa potrebbe fare riferimento a un mediatore anche. Se avete qualche questione burocratica con un ex o vi state infilando in qualche relazione nuova e volete mettere un attimino i puntini sulle i, ehm, fate le cose in modo equo, come vi posso dire, avete sia la temperanza che la giustizia, ma non sproteggetevi, non vi fidate o affidate troppo alle capacità dell'altra persona, tenete sempre sott'occhio, qui si parla di soldi ragazzi, qua si parla di cash, ok? Quindi tenete sott'occhio il conto corrente, le spese, la carta di credito, quello che è. Non lo so, come l'idea che potrebbero anche chiedervi dei soldi da investire questo mese. Andiamo a vedere la regina di spade. O come se qualcuno arrivasse a chiedervi dei soldi in prestito e non sento che sia una buona cosa darli. È come se percepissi un'energia fuori che non so se è la persona romantica, come se
prendesse la vita un po' troppo alla leggera, no? E non si prendesse la responsabilità di quello che dice, di quello che pensa, soprattutto di come vede, se vogliamo, la relazione piuttosto che la situazione. Allora, la regina di spade è spiegata da un 8 di bastoni e da un 2 di spade. Mm. Sempre una questione razionale, di nuovo, qua è qualcosa che non vedo e la regina di spade, io la sento la donna manager, quella che organizza, che pianifica ed è un po' il consiglio, cioè se all'inizio mese questo re di spade era al contrario e c'era troppa flessibilità, qui vi invitano a chiacchierare, a parlare chiaro, a dare le notizie, a non chiedere cosa ti sembra, ti pare che ne dici se, no, è più un mi prendo il venerdì, mi prendo il sabato, è una comunicazione di una decisione che avete già preso, non è una comunicazione con un punto di domanda per vedere se l'altro è d'accordo. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Mm, 3 di spade, 4 di bastoni, 7 di spade. Voglio andare a vedere anche la regina di coppe. Cavaliere di coppe e 8 di pentacoli. Ah, ragazzi, se per caso ci fosse qualcuno che vi invita a lasciare il vostro lavoro, perché ci pensa lui o ci pensa lei a voi, bueno, anche no. L'indipendenza qua, dettate voi le regole del gioco, ce l'avete voi questa regina di spade. Allora, ragazzi, andiamo con i vari settori. Se siete single, se siete single sento che potrebbe effettivamente arrivare una persona, apparentemente mi viene anche da dire fredda, molto cervellotica, potrebbe anche essere controllatrice, come vi dicevo prima, un po' sapete, no? L'identikit nel narcisista, però non in senso negativo, cioè le persone... Sì, non ho fatto un buon esempio. Comunque, le persone focalizzate su di sé, tutta mente, tutto controllo, tutto te la giro come fa più comodo a me. Ecco, il personaggio potrebbe essere di questa forza. Ma io sento che con la regina di spade gli farete o le farete capire che le cose non sono così. Appunto, non è più quella comunicazione dove chiedete all'altro se è d'accordo, ma è il per me le cose stanno così. Se collimiamo bene, se non collimiamo, ciao. Non c'è più come quella paura di perdere l'altra persona. Non lo so, con questo diavolo iniziale, questa luna e questo 4 di pentacoli ho come la sensazione che non vogliate perdere la zona di comfort. Come se ci fosse paura per la stabilità. Il diavolo è l'ego, all'ego non piace cambiare perché è faticoso e quindi fa nascere la paura. E quadra. Potrebbe anche esserci una paura a compromettersi, una paura a firmare qualche cosa durante questo mese che potrebbe un po' attanagliarvi. Però ragazzi, tutto sommato devo dire che la stesa finisce inspiegabilmente con una regina di coppe, un cavaliere di coppe, guardate, 10 di pentacoli che è la prima carta e un 8 di pentacoli. Credo che qui il parlar chiaro, nel vostro caso, dia come questa possibilità, soprattutto se state conoscendo qualcuno già da un po', magari siete ancora single, non è una vera e propria relazione, ma vi state frequentando, vi state sentendo. Credo che mettendo questi paletti, quindi girando anche un pochettino il 9 di bastoni,
C'è come la possibilità di cambiare la routine, se vogliamo, o quello che è la dinamica, meglio detto, della relazione. Vi dico che c'è comunque un cavaliere di coppe, c'è comunque il papa, c'è comunque un 10 di pentacoli qui, cioè sono carte che effettivamente... c'è un 4 di bastoni, un asso di coppe. Quindi voglio dire, ci sono la giustizia, ci sono carte che promettono bene per quello che è un'unione. Allora, questo mi potrebbe anche rappresentare la paura di fare il passo per sposarsi, se per, o di fidanzarsi, sia che siete single sia che siete in coppia, e come la paura a legarsi. Però vi dico che la persona, secondo me, a un certo punto vi conquisterà. Per coloro che sono in una relazione, ecco, allora, qui ragazzi devo dire che dovete fare un pochettino di attenzione, secondo me. Ehm, Sento il diavolo collegatissimo con questo 3 di spade e con questo 2 di spade. Perché? Perché qui, per mantenere questa relazione, per mantenere questo equilibrio, qualcuno di voi, per paura di rompere la stabilità, qualcuno di voi si sta sovrasforzando, sta dando troppo, si sta caricando troppo delle responsabilità della coppia magari. Abbiamo litigato, ah no, è colpa mia perché ti ho detto così, così, così. Si litiga una seconda volta, ah no, scusami, è colpa mia perché... Cioè, però aspetta un attimo, non è che è sempre colpa mia per cercare di mantenere le acque chete. Nel senso, l'importante è non litigare, ma confrontarsi come adulti e persone mature su un tema. Mm? E vi dirò, sento che vi renderete conto, il mese di febbraio sarà un mese chiave per rendervi conto di queste proiezioni che voi state facendo all'interno della relazione. E vi dirò di più, con questa regina di spade avrete proprio la possibilità anche concreta, fisica, e vi dico che normalmente, cioè, a volte la regina di spade fa riferimento a qualche psicologo, potrebbe essere anche un libro di psicologia, che vi aiuti, un qualche youtuber, un podcast, quello che vi pare, però ho come la sensazione che riuscirete a capire quali sono le dinamiche malsane che vi mantengono in questa zona diavolo, per poi cambiarle, ok? Cambiare la routine quotidiana con questo 8 di pentacoli. Però ecco, toglietevi l'illusione che non facendovi mai sentire, non facendo valere le vostre ragioni, che tutto fili liscio, perché così la relazione non si costruisce, la relazione si subisce. Ok, per chi invece fosse in una relazione non ben definita, vi dirò ragazzi, qua le prospettive sono abbastanza allettanti. C'è come un passo in avanti all'interno della relazione, ma soprattutto mm, una trasformazione delle emozioni e dei sentimenti che si provano con questa relazione. Cioè, se all'inizio del mese potrebbe sembrare una situazione complicata, magari appunto da regolarizzare, da ufficializzare, da contrattualizzare, sento che verso la fine del mese le cose si sciolgono un pochettino di più, ok? Vi dico che sì, anche per voi potrebbe arrivare l'invito di andare a cena fuori, a San Valentino, piuttosto che potrebbe essere... Mi hanno fatto vedere un piatto di pasta asciutta su una tavola senza tovaglia, cioè una cosa molto spartana, per capirci, e quindi potrebbe anche essere una sorta di improvvisata o appuntamento sorpresa. Devo dire che se siete in una fase della vostra relazione dove non va più tanto, una volta che metterete questi paletti e che comunicherete chiaro quelle che sono le cose che tollerate, le cose che non tollerate, le cose di cui avete paura, insomma, dovete prima parlare chiari a voi stessi e poi parlerete chiari all'altra persona. Devo dire che questo avrà il suo impatto positivo, cioè ho come la sensazione che
semplicemente, sapete, non so se vi è mai capitato, quando andate con l'idea di lasciare una persona perché proprio non riuscite più ad andare avanti e iniziate non a trovare scuse, ma semplicemente a dire le cose come sono. Ho questa carenza, mi manca questo, sento che tu non mi puoi dare questo, sei focalizzato, non lo so, X cose. In quel momento, quando siete pronti a perdere tutto e dite le cose realmente come stanno, sembra quasi che l'altra persona a un certo punto si svegli e dica no, 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 aspetta un attimo, non avevo capito che fosse una cosa così seria o così grave. E da lì si ricostruisce. Ecco, questo è il vostro caso. In questo mese di febbraio sento che avrete come la possibilità di svalangare un po' tutto all'altro e da lì di ricostruire. E vedrete che secondo me anche l'altro farà un passo nei vostri confronti. Importante un mediatore questo mese, che può essere uno psicologo, può essere qualche mediatore legale anche, soprattutto come vi ho detto prima, se ci sono delle questioni in mezzo dove ci sono dei soldi che dovete prestare, che dovete investire, insomma, mettete tutto nero su bianco. Penso di avervi detto tutto. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere un oracolo di questi. Wow, prendo solo questa perché sennò sono troppe. La Phoenix. O il Phoenix. No, la roba Phoenix. Vabbè. Nuova fase. Wow, rinnovamento e trasformazione. Ma infatti qui lo vediamo un pochettino il cambio, ragazzi, come se vi toglieste le maschere dell'illusione, delle proiezioni, le maschere egoiche del 5 di spade, ok? C'è una crescita, dice, una mente che cambia, ma infatti sì, andare dallo psicologo serve, non solo quando uno sta male, anche semplicemente quando ha bisogno di schiarirsi le idee. Se non è uno psicologo, potete scegliere un terapeuta spirituale, ok? Ok, andiamo a vedere ancora un Ching dell'amore. Carta numero 46. Il sesso. Adesso andiamo a vedere nel libro a che cosa fa riferimento. Nel libro viene tradotto come il salire verso l'alto. La sentenza in generale è favorevole per chi dimostri capacità e buona volontà. L'esagramma consiglia di darsi da fare e andare direttamente dalle persone che dirigono. Non bisogna avere timore di farlo e non farsi trattenere da scrupoli o vergogna. Dite le cose come stanno. Andrà tutto bene perché codeste persone ci accoglieranno e ci aiuteranno volentieri. L'importante è muoversi, mettersi in moto, impegnarsi con la massima alacrità. L'ascesa dell'uomo saggio è fatta di silenziosa tenacia. Poco a poco, granellino su granellino, fiducioso e fermo, egli raggiunge il suo obiettivo. Wow! Bellissima lettura, devo dire, amici del cancro. Quindi si può dire che sia un mese dove vi si schiariscono le idee, dove inizierete a capire dove fermarvi, dove interrompere certi schemi nella quotidianità per avere migliorie comunque. E potrebbe venirvi bene comunque un aiuto dall'esterno. Bene, fatemi sapere, amici del cancro, se vi risuona la lettura nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail. Io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è dedicata sia al lavoro sulle credenze limitanti, ma anche ad altri argomenti di metafisica, di metamedicina, parlo di quarzi, insomma, è un insieme di tutto quello che ho studiato io e che mi è servito per migliorarmi e io semplicemente lo metto a vostra disposizione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Le playlist sono 4, sono numerate,
la playlist 1, la 2, la 3 e la 3B, perché queste due vanno viste insieme. Però vi consiglio di vederli in ordine numerico, cioè è stato studiato apposta, no? Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!